In una ciotola setacciamo la farina così da arearla per bene. Aggiungiamo l'acqua fredda, in questo step ne vado ad aggiungere solamente l'80% che, se volete essere sicuri, corrisponde a circa 280 grammi. Adesso è solo questione di far assorbire tutta la farina, quindi non dobbiamo preoccuparci di ottenere un impasto liscio e omogeneo. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare un'ora. Questo processo di aggiungere una parte dell'acqua alla farina e lasciare riposare viene detto autolisi e ci aiuterà a formare bene la maglia del glutine e soprattutto anche nella lievitazione. Nell'acqua rimanente, che deve ancora essere fredda, sciogliamo il lievito . Il tempo ha lavorato per noi, il glutine si è ben formato e possiamo quindi procedere a chiudere l'impasto. Azioniamo le fruste a velocità media e aggiungiamo l'acqua a filo, poco per volta, mi raccomando. Aspettiamo che venga ben assorbita prima di aggiungere la restante. Come vedete l'impasto è ben incordato e aggrappato ai ganci, possiamo quindi aggiungere il sale e l'olio, anche questo a filo. L'impasto è pronto, allora possiamo coprire e lasciarlo riposare 10 minuti. Mani leggermente inumidite, andiamo a dare il primo giro di pieghe. Quindi sollevo l'impasto, faccio cadere il lembo inferiore e lo capovolgo su se stesso. Giro la ciotola di 90 gradi e ripeto l'operazione. Copriamo e lasciamo riposare 40 minuti. Trascorso il tempo faccio un altro giro di pieghe. Copriamo e lo lasciamo triplicare di volume. Lo possiamo fare in frigorifero per 8-12 ore oppure a temperatura ambiente per circa 2 ore e mezza. La focaccia è lievitata, prima di andarla a stendere però andiamo a preparare una teglia che sia scura perché conduce bene il calore e io l'ho già aloeata. Piccolo trucchetto, la andiamo a spolverizzare leggermente con della farina da polenta, questo renderà la focaccia super rustica e golosa. Siamo pronti a stendere la focaccia, quindi abbondante farina da polenta anche sulla spianatoia. Ci aiutiamo con un tarocco e delicatamente la facciamo scivolare. Ancora un po' di farina. La stendiamo appena appena con la punta delle dita e poi, aiutandoci con l'avambraccio, la capovolgiamo e ci trasferiamo in teglia. Piano piano le facciamo raggiungere i bordi della teglia, tirando leggermente e poi siamo pronti. Non ci resta che condire con un filo d'olio extravergine e fiocchi di sale. Inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi in modalità ventilata per 35-40 minuti o fino a quando la nostra focaccia sarà perfettamente dorata. Una volta cotta la trasferisco subito su una gratella così da farla rimanere ben croccante. Questa focaccia è già perfetta e golosissima così, però si presta benissimo ad essere farcita. Noi oggi abbiamo scelto pomodoro, burrate e alici, prosciutto cotto, pomodorini secchi e roviola e infine la mia preferita, cavolo nero, fonduta e nocciole. Alla nostra amici!